Naviganti dell'hobby, bentornati sul canale. Allora, oggi ai MGPX ci ha mandato una miniatura spettacolare che sarebbe una versione mostruosa e demoniaca di una Warlock, ma noi, con un'idea di Francesco, la trasformeremo in un gargoyle per HeroQuest e sarà una cosa spettacolare. Ringraziamo tantissimo MGPX e preparatevi perché questo è il vlog più bello di tutto il pianeta. Ragazzi, la prima cosa da fare con questa meravigliosa miniatura è calcolare la basetta, e la basetta è fantastica perché guardate, ha fatto praticamente quasi una caricatura, perché la sua caratteristica è fare miniature un po' cartunistiche, un po' quasi World of Warcraft, guarda che belle che sono, e praticamente dobbiamo levare innanzitutto questi piccoli supporti che c'erano ancora dopo la stampa, e quindi controllate sempre, se stampate in 3D la miniatura, che non abbia queste cosine in giro. Una bella soffiata una volta rimossi, dovremmo esserci, non ne vedo altri, e quindi possiamo procedere. Allora, dicevo che come vedete la parte bassa delle gambe è più piccola di tutta la parte grande, no? Perché è un po' caricaturizzata, quindi sta perfettamente in un 32 mm, quando in realtà dalle ali sembrerebbe dover stare su una basetta più grossa, e quindi lo metterò su una basetta di questo genere. Guardate che bello che diventa su questa basetta. Allora, per fare qualcosa di veramente figo, siccome lo voglio utilizzare nelle puntate di HeroQuest Café e quindi andrà a finire che combatterà contro appunto gli eroi di HeroQuest, la prima cosa da fare è praticamente dargli una basetta di pietra, ok? Che sarà simile a quella del fondo dei corridoi sicuramente, che vedremo, no? Quindi praticamente vedremo ovviamente sul tabellone. La prima cosa da fare, mi prendo un po' di pasta verde, comincio a lavorare la pasta verde e poi la metto sopra la basetta. Ora non vi annoio con tutto quanto il mescolamento, quindi ci vediamo fra un attimo. Allora, ho preso un po' di pasta verde, l'ho distribuita sulla basetta, quindi ho fatto praticamente un letto di pasta verde. Prendo un attrezzo come questo che troverete nella recensione indietro, nella playlist recensioni. Ci sono questi rulli meravigliosi che vende Green Stuff, che costano pochissimo, Green Stuff World. Potete anche, se volete, chiedermi il link e vi do un ulteriore 10% di sconto per acquistarli, e questo vale per tutti i prodotti Green Stuff, quindi se avete bisogno sapete che basta chiedere. E praticamente con il rullo passiamo sopra e diamo praticamente una forma, ecco qua. Ed ecco qua, signori, una forma di ciottolato. Dopodiché ci incastoniamo praticamente il nostro Warlock, usando magari anche un po' di colla acrilica, ma in questo caso la maggior parte, diciamo, del lavoro lo farà la pasta verde solidificandosi, e poi dobbiamo aspettare che la pasta verde diventi solida per finalmente mettere il Warlock sotto pittura. E quindi andiamo a incastonare le due. Vedete la bellezza anche di aver stampato con una resina che non si rompe perché flette un pochino, potete spingere senza paura di rompere praticamente la miniatura, e avete fatto praticamente il vostro pavimento tipo ciottoli, che poi andremo a dipingere come se fosse appunto uno dei corridoi di HeroQuest, ok? Allora, fatto questo, non facciamo altro che aspettare che si asciughi e il nostro gargoyle è pronto per essere dipinto. Allora ragazzi, la pasta verde si è solidificata, come vedete è venuta veramente bene, specialmente su una basetta da 32, perché la miniatura sta proprio bene su questa basetta qua. Guardate com'è bello, stabile sulla sua basetta, e quanto belle sono le ali che escono fuori dalla cornice, no? Della basetta. Questo mi sembra molto congeniale per lei. Vedete che è molto cartone animato, quindi quello che vorrei fare appunto è dargli un'apparenza sì di pietra vera, ma con sotto tutta una sua, diciamo, colorazione glow verde, un po' come quella dei Necron, no? Il cosiddetto Vil, per vedere un po' la magia verde che è all'interno di questo gargoyle, che è magico, e così
può anche essere sempre il demone praticamente in cui si trasforma il warlock quando diventa insomma super super cattivo, no? Allora, per fare questo la prima cosa che volevo farvi vedere sono i colori, e poi dopo farò tutto tramite, diciamo, sequenze con la musica, quindi non vi annoierò troppo con le chiacchiere. E vorrei iniziare con tre contrast, anzi due contrast. Uno è il Karandras Green, farò con l'aerografo, quindi darò una base verde scura un po' a tutto quanto, ok? Dopo gli darò un contrast Striking Scorpion Green, che è già molto chiaro e mi aiuterà a fare le prime luci. Poi darò una base di bianco, diciamo zenitale, oppure volumetico, comunque di Liquitex, quindi userò un inchiostro bianco per accentuare di nuovo tutte le parti che sono in superficie, e quindi userò un technical, non più un contrast, che è il Tesseract Glow, che dovrebbe dargli proprio quell'effetto fluo. Non bastasse quello, rimettiamo leggermente un po' di Liquitex e usiamo questo mitico Army Painter Gauss Green, che è fatto apposta per i Necron, sostanzialmente proprio Gauss è l'arma dei Necron, che è fluo, quindi a differenza di questo che dovrebbe essere sì, diciamo fluo, perché comunque glow dovrebbe essere fluo, ma vediamo insomma se c'è bisogno. È che come vedete è leggermente più scuro, quindi bisogna capire se magari è meglio mettere prima questo e poi ancora di più col bianco le luci di questo. Adesso lo vediamo strada facendo, perché li provo prima ovviamente su un pezzo di carta, così siamo sereni. Quindi comincio con la base verde, comincio con il primo colore che è il Karandras Green. Allora, mi sono aiutato con l'aerografo anche per asciugarla più velocemente, così insomma riusciamo ad andare avanti abbastanza rapidi, e come vedete già la prima base bella verde scuro insomma ci aiuta a iniziare a capire come verrà impostata la miniatura. Adesso praticamente quello che voglio fare, nel frattempo mi sono messo qualcosa perché non mi ero reso conto che ho dato il giallo, il verde fosforescente anche al Liquitex, dopo un po' di isopropilico e leviamo via quello che è sulla gomma anche, però ho messo un foglio. Quindi il Karandras ci è servito come ottima base. È bene che i colori in questo caso siano completamente asciutti quando andiamo a sovrapporli, perché ovviamente coprono meglio e non si mescolano e non accumulano liquido. Quindi adesso aspetto che si asciughino anche le spalle, mi aiuto sempre un po' con l'aerografo da lontano a fare un po' di vento, in modo tale che velocizzo il processo di asciugatura, ma bene o male insomma deve essere asciutto, quindi aspetterò e poi andremo avanti con lo Striking Scorpion Green. Allora, mentre asciuga vi faccio vedere l'esperimento dei prossimi due colori, perché dovevo vedere la differenza. Come vedete il Gauss Green della Army Painter, che è un fluo, è più scuro del Technical Tesseract Glow. Quindi la prima cosa che facciamo è mettere il Gauss Green, ok? E lo faremo senza mettere il Liquitex bianco. Dopodiché andremo a dare gli ultimi colpi di luce con il Liquitex bianco e sopra infine metteremo il Tesseract Glow, e in questo modo dovremo avere un effetto proprio magia, fantasma verde. Tra le altre questa è una tecnica che potete utilizzare tranquillamente, non poi facendo la pietra sopra, per fare tutti i fantasmi. Quindi è la tecnica perfetta per fare i fantasmi. Come vedete adesso la miniatura ha già delle luci più chiare sopra, e sotto ovviamente è rimasto con le ombre verde scuro, ma ho martellato abbastanza perché sono i primi due passaggi di colore, in realtà ce ne vogliono almeno altri due, ok? Quindi insomma diciamo che potete andarci pesante con la seconda mano. La terza è già più un discorso di luci che andrete a fare zenitali magari e un pochino sotto sui pettorali, perché sono completamente coperti, rimarrebbero completamente scuri, ok? Ricordatevi questo: nel caso di un fantasma andate a fare le luci esterne e in 3-4 mani di aerografo avete praticamente la base. È molto importante che vi ricordiate invece
Dopo ovviamente vedete qua la pasta verde ancora non è completamente asciutta, ma non è un problema, noi semplicemente aspettiamo che si asciughi e dopodiché faremo tutto la base nera con un dry brush grigio, diciamo da pietra, no? Quello che volevo dirvi, vi stavo dicendo, è che ricordatevi che le fessure, gli incavi, saranno quelli che rimarranno verdi fosforescenti nel caso del nostro gargoyle, perché il resto verrà dry brushato sopra con un grigio pietra. Quindi sostanzialmente verrà coperto il verde che abbiamo fatto. È chiaro che ora lo vediamo tutto verde, ma poi verrà coperto. Quindi tutte le parti interne devono essere verdi molto chiaro. Quindi in questo caso, invece di fare le luci solo esterne, ricordatevi che le luci fluo devono andare anche nei recessi, perché appunto deve poi risaltare quando facciamo il dry brush grigio. Mentre se fosse un fantasma fate solamente le parti esterne. A tra poco. Ok ragazzi, ora ce l'abbiamo. Adesso abbiamo la terza mano che, come vedete, già comincia a dare un verde molto più acceso, ed era quella del Gauss Green, dato però sui due verdi precedenti, quindi senza dare un bianco e quindi senza accenderlo tutto. Adesso darò un bianco zenitale a tutta la miniatura, a parte un pochino praticamente i pettorali, e dopodiché andremo con l'ultimo colore che è il Tesseract Technical e vediamo se riusciamo ad accendere veramente tantissimo il nostro praticamente gargoyle. Dopodiché praticamente andremo a passare a mano tutto con una tecnica dry brush per fare la pietra e vedremo che salta fuori, tentando di far rimanere un po' del verde che abbiamo fatto sotto. Ok? A tra poco. Ok, allora ho dato il bianco sopra. Passaggio importante che ripeto per l'ennesima volta, perché magari qualcuno di voi ha skippato il video. Occhio che io non ho dato il bianco solo sopra zenitale, perché a me interessa che il verde chiaro sia anche nei recessi, quindi l'ho dato in mezzo, per esempio al pettorali, quando normalmente, se avessi dovuto fare un fantasma, l'avrei dato solo sulle curve esterne. Quindi quando facciamo un fantasma questi passaggi di colore sono fantastici, ma facciamo il bianco dall'alto, e l'ultimo colore che adesso farò, che è il tecnico, il Tesseract Glow, verrà sparato dall'alto e basta, e un pochino i pettorali, perché in questo caso vedete è talmente piegata la miniatura che non riuscirei col zenitale a dare un'ombra, una luce, diciamo un'ombra decente alla parte sotto del corpo. Quindi vado in questo modo qua a fare la parte alta magari dei pettorali. In questo caso ho lavorato quasi al contrario, quindi ho spinto la parte bianca anche nei recessi, perché ora voglio che il glow vada a illuminarli, perché dopo andremo a fare un dry brush che coprirà tutte le superfici esterne e quindi vado a perdere praticamente tutto il passaggio che ho fatto se non faccio adesso le parti interne. Ok, quindi sto lavorando un po' al contrario. Bene, faccio l'ultimo passaggio e vediamo che succede. Ok ragazzi, allora la parte ad aerografo è terminata e come vedete la miniatura adesso sembra sostanzialmente un fantasma, con le sue sfumature da fantasma che ho accentuato in certi punti, in altri no. Ovviamente ora, quando sarà asciutto, inizieremo tutto un altro processo, è quello del dry brush, e quando la miniatura sarà completamente resa pietra vedremo cosa succede ai recessi e andremo magari con l'inchiostro bianco e di nuovo col Tesseract ad accentuare determinati punti della miniatura. In questo modo dovremo accenderla e farla sembrare una statua animata dal Vil cosiddetto, oppure dalla magia verde, dalla magia del warp, tipo quella dei Skaven per capirci, oppure il Gauss dei Necron. Ok, quindi aspetto che si asciughi e iniziamo il lavoro di dry brush. Allora è asciutto, quindi per l'effetto pietra iniziamo a lavorare con i 4AK. In questo caso non uso gli Army Painter perché vorrei dargli una colorazione simile a quella che avete visto sul dry brush, la puntata del dry brush, dove ho fatto vedere
E invece che tendere solamente verso il grigio chiaro, ho dato praticamente una base che era quasi petrolio, ed era questa Tenebrous Grey. Il Tenebrous Grey viene seguito poi dal grafite, il grafite dal Rock Grey e poi dal White Grey. Questi sono praticamente colori che potete comprare in confezioni come questa, che praticamente dopo vi danno la sequenza da utilizzare per creare cose tipo quelle che vedete in foto, no? Con la sequenza proprio che vi lasciano in praticamente dentro la scatola. Army Painter fa la stessa cosa con le triadi, che adesso sono diventate addirittura 6, ma nel caso della pietra dovete voi tirarvi fuori qualcosa di più petrolio, quindi al massimo mescolate due colori, perché Army Painter ha una triade grigia che dà proprio sul grigio e quindi non ha tonalità diciamo diverse. Qui c'è del violaceo dentro che è un po' particolare, e in questo grafite c'è quasi un azzurro, non si vede chiaramente, ma poi quando lo guardate vi rendete conto che è così. Quindi diciamo che adesso cominciamo con un pennello dry brush non troppo grande, e quindi prendiamo, io uso, in questo caso voglio usare l'Heavy Zerhander, che è quello con diciamo la parte morbida un po' più piccolina, se vedete, rispetto al Flail che è quello molto grosso, no? E inizierò con il primo colore, quindi mi metto da parte gli altri e vi faccio vedere che succede con il Tenebrous Grey, che verrà messo sopra, quindi sostanzialmente adesso andiamo a rovinare tutto il lavoro che abbiamo fatto finora, e quindi ci vuole un po' di coraggio e un po' di pazzia, ma vedete che poi ha il suo perché. Allora vado a levare il più possibile il colore dal pennello, cercando di tenerlo asciutto, e provo sulle parti più in superficie, ok? E vedete che quando vado giù a dare il colore, il verde rimane praticamente all'interno, e sull'esterno invece perdete praticamente il verde, perché diventa grigio scuro, grigio petrolio in questo caso. Lascio un po' di sfumatura e vado avanti come vedete qua. In questo modo alla fine dovrei avere una sorta di miniatura con il fuoco praticamente verde e tutta la parte esterna scura. Poi tra le altre qui andrò io a fare direttamente nere le unghie, e qui stessa cosa, partiamo dall'alto, andiamo giù, state leggeri col pennello in modo tale che sia lui a pennellare, non spingete col collo del pennello, ma continuate a passare su e giù in modo tale da stratificare il colore, che vedete fa questo effetto. A questo punto andiamo avanti così, e quindi ci vediamo appena ho finito. Allora, come vedete la prima parte è finita, e quindi adesso abbiamo di colpo una miniatura che sopra è scura e sotto ha il verde, ok? Dobbiamo cercare di mantenere il verde così e semplicemente schiarire la parte sopra. E la facciamo sempre nello stesso modo. Adesso io fatalità ho asciugato il pennello perché avevo bisogno di lavarlo, perché in realtà l'ho lasciato asciugare e si era scaricato il cellulare, quindi non ero riuscito a fare le riprese. Allora l'ho asciugato, quindi il pennello in questo momento risulta leggermente bagnato, ma anche se è leggermente bagnato, come vedete facciamo una cosa del genere e andiamo avanti. Adesso finisco questo passaggio, vediamo dove arriva questo grigio e andiamo avanti.
Va bene, e ora andiamo avanti con la terza parte, quindi a questo punto non pulisco il pennello, tiro giù il rock gray che è quello più chiaro ancora e vado a mescolarli, e quindi come vedete creo, mettendone sempre un po' di più per farlo abbastanza chiaro, perché altrimenti andiamo avanti 8 giorni a fare dry brush e noi vogliamo che la miniatura sia veloce e diciamo giocabile velocemente, no? E vado a fare la stessa cosa, quindi continuo e riparto praticamente con il gray. A questo punto veramente spazzolo perché deve sembrare proprio deve esserci la sfumatura, e cominciamo a fare proprio l'effetto pietra, che è quello che ci interessa avere alla fine. Quando avremo fatto tutto vedremo cosa rimane del verde sotto. Ovviamente rimane, più voi siete delicati più resta ovviamente. Una volta fatto questo andiamo a magari rafforzare determinate zone con degli interventi che vedremo di fare. Non credo delle lavature, perché lavature verdi scuro non hanno senso a questo punto, e quindi vedremo di fare magari appunto degli interventi con il bianco e poi di nuovo con il Tesseract, che è insomma il più chiaro, abbiamo visto, dei vari colori per fare diciamo l'effetto verde, no? Qui vedete che marco di più sul fondo dell'ala perché vedo che è più grigio, e meno sulla parte alta, in modo tale che mi rimanga un po' più di verde, e vado sempre nella parte della direzione opposta ai recessi, in modo tale che andando perpendicolare, come vedete, è più facile lasciare sia il verde che qualcosina del grigio sotto. La parte che vedo che si sta un po' troppo magari sommergendo è questa qui, questa delle due praticamente spalle, ma lì non è un problema perché poi con l'inchiostro basta entrare praticamente con un po' di bianco, si lascia asciugare veramente bene e con l'aerografo gli diamo di nuovo un colpettino di Tesseract e a quel punto viene un capolavoro. Quindi aspettiamo solo quello. Nel frattempo guardate, più asciutta è la base meglio è. Facciamo in modo che venga fuori così e andiamo avanti fino a quando anche qui non abbiamo finito. Ricordatevi, passaggi trasversali rispetto a dove volete che rimanga la parte più scura. Ultimo passaggio, white gray, che quindi è un bianco con connotazioni grigie, e vediamo se viene fuori l'effetto pietra che volevamo. Va bene, abbiamo finito tutti gli step della pietra. Come vedete la miniatura adesso sembra di pietra e ha ovviamente tutte queste parti che sono mezze verdi con le parti sotto che rimangono verdi, vedete? Ora praticamente dobbiamo iniziare a fare le lavature e le velature, perché a questo punto mentre stavo dipingendo mi sono reso conto che la cosa migliore è di sciogliere nell'acqua, nel medium, il technical, il tesseract, e dare dei passaggi di nuovo per rafforzare il verde. Poi qui ovviamente un bel bagno nel Nude Oil, che è per la lavatura della pietra
quindi il nero per il grigio è la cosa migliore, però vedete che l'effetto che volevamo della pietra con sotto il verde sta emergendo, e guardate che belle texture che vengono fuori qui, tutti questi punti qua, che tra le altre sono punti che avrei dovuto limare per levare completamente i puntini dei supporti, e invece li ho lasciati solo qua sotto perché, come vedete, fanno praticamente come se fossero puntini di pori, diciamo, di texture, no? Che anche se in realtà lui a questo punto è un gargoyle, quindi una statua di pietra animata, da questa magia verde mi piace molto l'idea. Allora vedete che nel frattempo sto guardando dove accentuare di più il bianco. Siamo qui sul pennello, in questo momento ho proprio praticamente il bianco, è talmente poco che devo passare tante volte per lasciare un minimo di, come vedi o come vedete, un minimo di diciamo colore, però funziona perché vado poco alla volta e non esagero mai con la pigmentazione, altrimenti verrebbe una botta bianca e non saremo felici di questo, no? Poi, visto che me ne è rimasto un pochino qui, do gli ultimi colpi di luce solo sulle praticamente ali in fondo, e così facendo accentuo il bianco. Guardate, ali qua sopra, solo gli spigoli, quindi appena appena, vedete, proprio appena appena solo gli spigoli. Ed ecco qua la coda, quindi accentuiamo le scaglie, le unghie magari, e la faccia. L'importante è che qua sopra ci sia, insomma, si veda le spalle. Vedete, adesso se esagero riesco a far tornare fuori, diciamo, le due spalle con i due segni magici che adesso andremo a riempire di inchiostro bianco, rimettendo il tesseract per dargli praticamente quella parvenza di luminosità in più. Ci vediamo fra poco. Ok, quindi ora mi prendo del Technical Lamian Medium, o qualsiasi medium mi venga in mente che potete utilizzare con Games Workshop, con Army Painter, con AK, quindi stiamo parlando comunque di medium fatti per i colori base, diciamo, e l'ho andato a mescolare insieme a magari a un po' di acqua con il Nuln Oil, e quindi è andata a mescolare il Nuln Oil, che in questo momento mi sono messo qui per non farlo cadere. Prendo il mio Nuln Oil e comincio a mescolarlo al medium, in modo tale che ho una mistura fra appunto la lavatura nera e il medium. A questo punto, comunque, quante ne mettete, il medium sarà sempre in parte diluente della, diciamo, della parte, vedete, di adesso la vedete meglio. Vedete comunque c'è un po' come se fosse olio, no? A questo punto cominciate a fare le lavature alla miniatura, e allora andate all'interno, mi raccomando, fate in modo che venga fuori la parte, diciamo, interna della miniatura, eccola qui, e andate sereni a passare sopra, perché tanto è un leggero, diciamo, passaggio questo, e non ne faremo altri tanto più violenti, resteremo su questa, diciamo, tonalità qui, non di più. Vedete che alla fine leggermente si scurisce, ma è ovvio che quando noi saremo arrivati a fine miniatura sarà asciutta, non verrà fuori più di tanto. Qui in mezzo fate così e poi passate il dito, magari che ve lo tirate via. Ovviamente vi parlo come se stesse dipingendo questo, perché mi sembra una miniatura molto figa per HeroQuest. Se vi piace giocare a HeroQuest, questo è un bel gargoyle. Basta andare su My Mini Factory, cercare MGPX e andate praticamente a comprarvi la miniatura. Ed ecco qui che andiamo a spalmare praticamente il nostro nero dappertutto, facendo praticamente risaltare una parte della pietra, no? Come se fosse proprio parte in pietra. Le ombre, in poche parole, vedete? Vado a prendere anche questa parte qui, le parti interne, vedete? E facciamo in modo che la miniatura prenda un po' di ombre e luci. Ovviamente tutto questo poi verrà di nuovo magari ridrybrushato se volete dare gli ultimi colpetti di luce, quindi non vi preoccupate se ora si scurisce un po', la lasciate, poi andate a riprendervi dopo
quello che volete. Adesso io mi faccio più la parte interna, la parte esterna la tocco leggermente, la vado a asciugare. Le ali vado a fare le parti, vedete, più interne, però anche qui per esempio ci sono dei bei tagli che vale la pena far risaltare un pochino, no? E quindi andiamo, vedete anche qua per esempio, vado a prendermi queste parti qui e vado a evidenziarle, perché comunque è una lavatura che dopo andrà a rafforzare il contrasto della miniatura, e non vi preoccupate, non si vedrà mai come la state vedendo ora così, va a scurirsi e molto si va a perdere. Quindi andiamo a prenderci la parte dell'ala, la parte verde interna, non toccate troppo l'esterno, gli angoli interni, e ci siete. E voilà, adesso finisco tutto per bene e vediamo il risultato quando soprattutto è asciutto. Allora, aiutandomi di un pennello piccolo, guardate, ho usato e preso il preciso italiano di Borciani e Bonazzi, che si sposa molto bene con i nuovi Heavy Lies. Mi prendo il mio Tesseract, che è l'Effect, che abbiamo usato per ultimo praticamente sul verde, e inizio a fare praticamente solo degli interventi nei tagli della miniatura. Adesso vi faccio vedere, prendiamo un attimo un holder così lo tengo meglio, vi faccio vedere. Vedete i tagli per esempio all'interno dell'ala, vado a rimettere il Tesseract e rafforzo così il verde che è sotto, e guardate l'ala come di colpo fa proprio vedere il proprio verde, no? E quindi adesso con pazienza vado a riprendermi tutti questi passaggi. È chiaro che questo passaggio è un po' più lunghetto, un po' più rognoso, però viene veramente bene, e guardate cosa succede proprio alla miniatura, come si accendono le parti verdi, specialmente con questi bianchi che abbiamo fatto all'inizio, anzi verso la fine in realtà, con i dry brush, e vedete che si accende proprio l'interno dell'ala nei tagli. E quindi guardate, un'ala più o meno deve venire una cosa del genere. Vado a mettere veramente nei due angoli, spingo, vedete, il Tesseract, il Technical proprio all'interno, e viene fuori una cosa di questo genere, vedete che si illumina. Adesso vado a farlo anche sull'ala precedente che non avevo fatto, quindi sulle parti di spigolo vado a intervenire con il Technical. Se ogni tanto sporco, posso levare, non è un problema, per esempio qui basta un dito e abbiamo già risolto, e vedete che l'ala si illumina. Ovviamente ho fatto la parte interna perché così posso provare, e dopodiché vado a fare il resto. Ma guardate che effetto, ve lo faccio vedere ancora più da vicino, guardate che effetto viene fuori quando vado a mettere il Tesseract, come si accende, come risulta proprio fosforescente, fa questo effetto glow, vedete? Eccolo qua, questo è l'effetto che volevamo sul finale, quindi stiamo sfruttando sostanzialmente il bianco del dry brush finale per dare delle luci alle nostre ali, al nostro gargoyle. Quindi adesso andremo a intervenire in questo modo qua per fare in modo che risulti di nuovo verde come prima. Quando abbiamo finito vediamo che salta fuori. Ragazzi, ho finito la parte più tosta, diciamo più lunga, perché non ha niente di difficile, ma è ovviamente lungo, perché dovete ripassare tutta la miniatura su tutte le ombre che abbiamo fatto prima con il Null Oil col verde, in modo tale che, come vedete, le ombre diventano verdi ma hanno una sorta di ombra a loro volta verde scura, mentre sulle spalle ho messo l'inchiostro bianco e ho utilizzato con il pennello il Liquitex bianco, e ho messo dopo lo stesso colore, quindi sempre il Tesseract Glow, e vedete la differenza. Le spalle sembra che abbiano la luce, e quindi che la magia che lo ha animato prenda forza praticamente da appunto queste due spalle, da questi due simboli che ha sulle spalle, mentre il resto l'ho interpretato come se praticamente la magia verde andasse in giro per tutta quanta la statua di pietra,
e appunto lo animasse. Adesso l'unica cosa che voglio colorare, il resto voglio che resti di pietra perché si capisca che è una statua animata, è diciamo la gemma. La gemma voglio proprio fare una gemma rossa, in modo tale che di tutta la miniatura, che come vedete è neutra, grigia o fredda, cioè colori freddi come il verde, avremo la nota di calore. Sapete che spesso vi dico di utilizzare solo un colore opposto a quello che utilizzate all'interno di tutta la miniatura, quindi se tutta la miniatura ha colori freddi mettete una sola nota calda, se è tutta calda una sola nota fredda, non fate gli arlecchini. Questa è una questione di gusto, diciamo, nel fare le miniature. Vedete che anche sotto ho fatto la stessa cosa, quindi il petto prende appunto vita come il resto con la miniatura. Quindi fatto questo, ragazzi, direi che a questo punto non ci resta altro che praticamente fare un tutorial sulla gemma, visto che è grande e quindi posso farvi vedere per bene come farla nello stile più tradizionale possibile. E quindi partiremo dal marrone scuro e arriveremo all'arancione con il giallo e il puntino bianco nella parte opposta. E niente, dopodiché avremo fatto e finito praticamente la nostra miniatura. Sostanzialmente più o meno siamo a fine. Ragazzi, qui passiamo a un altro livello, diciamo, di attenzione su come va dipinto. Allora, ho finito di fare tutta la parte di ombre verdi, dove come vedete ho ripreso sostanzialmente potenziando quello che avevamo fatto sotto con l'aerografo, che adesso ha un senso perché altrimenti sembrava completamente coperto, e si vede che intorno a tutto quanto, praticamente a tutta la statua di pietra, ci sono ombre verde scuro praticamente, che in realtà sono fatte sempre con il nostro Tesseract Glow, ok? Quindi in questo caso l'unica parte che risulta completamente glow sono le spalle, dove ho messo un fondo di inchiostro bianco e ho usato il Liquitex come già vi facevo vedere prima, e praticamente si vede che le spalle hanno un altro tipo di, se guardate, verde rispetto a tutto il resto del corpo, ed è giusto così perché deve sembrare una sorta di luce ombra quella che c'è in giro. Ogni tanto da qualche parte, come vedete, dove c'era un po' più di bianco si accentua leggermente di colpo di nuovo la nostra luce verde. Adesso passiamo a una parte più difficile, che è quella della gemma. La gemma la voglio fare sostanzialmente nel modo vecchio. Mi è venuto fuori un sacco di marrone, ma per fortuna abbiamo la wet palette, in teoria dovrebbe durarmi un po'. Qui prendiamo un po' di rosso, questa è la dose, la quantità che bisognerebbe avere e utilizzare. Qui magari facciamo il pavimento in quel modo là, adesso vediamo un po', perché volevo farlo che sembrasse un pochino quello di HeroQuest, quindi non volevo utilizzare il marrone, ma magari do una base marrone e sopra facciamo un dry brush come al solito di pietra. Allora guardate, sto facendo praticamente sulla wet palette tutta la sfumatura che voglio trovare praticamente sulla nostra diciamo gemma alla fine, no? E ve la faccio vedere proprio metodo vecchio, come si faceva una volta la gemma, cioè non con qualche velatura magari argentata, metallica, eccetera, al di sopra, diciamo, del guarda come sono belli questi colori nel frattempo, belli densi, tra le altre, proprio cambiato completamente il pigmento. Questo è uscito fuori bene, cambiato completamente, dicevo, il pigmento rispetto a una volta. Allora vediamo di andare proprio tradizionale, quindi una sorta di blending. Vedete che la wet palette aiuta anche a rendere più liquida la cosa, e andiamo praticamente a, adesso vi metto a fuoco lui, dipingere praticamente il marrone. Il marrone può andare anche nei recessi, quindi in questo caso andiamo a dipingere anche la parte che era in ombra, cioè verde, e il pennello, giratevi la miniatura se avete problemi con la punta, va con la punta direttamente all'interno del recesso, quindi non dovreste avere problemi sporcando il resto che non verrà fatto come se fosse una cintura d'oro, perché lo tengo come se fosse pietra. Adesso io semplicemente prendo il rosso e a mo' di blending vado a fare una mezzaluna in mezzo alla nostra gemma, e quindi vado a colorare tutto. Vedete che pian pianino si mescola il colore
e il rosso si rimescola con il marrone e andiamo a fare una mezzaluna. Potete fare anche qualcosa di più perché questa è la prima parte, e come vedete abbiamo già fatto una seconda sfumatura. Ok, adesso andiamo e continuiamo così con il terzo colore. Adesso ve li rielenco tutti i colori e fate una mezzaluna leggermente più piccola, quindi lasciate un pochino di rosso che avete utilizzato prima nella parte più centrale e andate fino all'esterno con il rosso. È una sorta di blending, vedete? Dopo bisogna capire se vi va bene quella sfumatura lì, altrimenti andate ad aumentarla semplicemente con l'acqua, rimescolando il marrone e il resto, e fate in modo che si mescoli. Ecco qua. Adesso continuo con il terzo rosso e quindi vado da qui in alto a farmi una mezzaluna ancora più piccola, cioè vado sempre più verso il bordo esterno e faccio una mezzaluna che mi permetta di intuire la rotazione, diciamo, della gemma. Ecco qua. E ancora prendo l'arancione e vado a fare un altro ancora più piccolo, troppo, quindi andiamo a levare un po' di colore e usiamo il blending per mescolarlo e andiamo a fare ancora l'alto. La parte alta posso anche spingerla un pochino verso il centro, la parte invece che diciamo mi interessa di più avere chiara in questo caso è la parte esterna. Ora, siccome ho poca sfumatura lì in mezzo, prendo il primo rosso e torno a fare il passaggio del marrone e del rosso. Il marrone sarà qui e vado a mescolare. Occhio che se è troppo rischiate di rovinare tutto, e quindi succede a tutti, ragazzi, cioè questa roba qua succede a tutti. Prendete il rosso e andate a mescolare, e un po' verso l'alto, un po' verso il basso, cercate di sfumare il più possibile fino a quando vi piace abbastanza la sfumatura. Torniamo a prendere un po' di rosso, altrimenti è tutta marrone, bisogna spingersi un pochino verso il rosso. Ora si sta iniziando a mescolare bene. Prendo di nuovo l'arancione, probabilmente è troppo, quindi vado a levarne un po' sulla punta. E prendo il giallo finale, sempre un puntino, e vado proprio sul bordo esterno. E vedete che vi sta uscendo fuori la famosa gemma. A questo punto voi prendete il giallo e gli date un colpettino qui. 1 e 2, e poi anche dall'altra parte, ma dall'altra parte lo fate con il bianco. Quindi vi prendete il bianco puro, che è il matte white. Adesso lo mescolo un secondo, quindi sentirete un attimo di rumore del nostro mescolatore. Vi prendete il vostro bianco, basta pochissimo, ovviamente, che vi serve un puntino. Andate con la punta del pennello a prendervi solo il puntino e andate a fare il puntino sulla parte opposta alle due luci che avete visto sotto. Quindi il puntino lo farò qui in alto. Posso fare anche un po' una gemma, non solo un puntino, cioè un taglio, guardate. E ho praticamente seguito col bianco il bordo. A questo punto ho più o meno la gemma fatta. Quando è completamente, adesso il bianco voglio ritoccarlo un pochino, ne voglio un po' di più, voilà, e praticamente avete l'effetto vetro che cercavamo. Adesso, quando sarà completamente asciutta,
non faremo altro che mettere un vernice gloss, dopo aver messo lo spray ovviamente, per fissare il colore, e la gemma sarà fatta. Questo è il modo, diciamo, per avere una gemma decente, ok? Adesso da vicino ve la faccio vedere, deve essere sfumata e deve dare questo risultato, ok? Quindi quando la vedete poi alla sua grandezza naturale, come vedete, fa un po' il suo effetto. Quando la vedete lucida viene proprio carina, viene proprio bene. Allora adesso invece volevo, come vi dicevo, andare a fare un pochino il pavimento, quindi vado a approfittare mentre si sta asciugando anche la gemma, dare un po' di marrone sulla parte base, e così vado a fare un terreno per dopo, una base del terreno, ecco qua, che mi interessa per dopo andare a fare una sorta di dry brush anche qui con i grigi di prima, anche grigi di Army Painter a questo punto, perché con quelli ho fatto, diciamo, la parte più importante dei corridoi di HeroQuest, e lui lo voglio usare fondamentalmente su HeroQuest Café, quindi sicuramente avrà il suo da fare in quel tipo di frangente. E quindi vado a prendermi tutta questa parte qui e dopo con i grigi, quindi tutta questa parte marrone, dopo con i grigi andremo a sistemare e gli daremo di nuovo quella connotazione grigia corridoio dei corridoi proprio del tabellone di HeroQuest Café. Allora, fatto questo, così poi questa si asciuga nel frattempo e possiamo andare a dare il colpo finale, diciamo, di dry brush. Ovviamente il resto della basetta cornice io la farò nera, quindi vado a prendermi gli ultimi pezzi che devono essere marroni. Ok, la parte, diciamo, che sporco degli zoccoli dopo andrò a trattarla con i pigmenti, quindi non vi preoccupate, per le altre adesso posso anche pulirla un po' con l'acqua e fare una sorta di lavatura, lavo e torno praticamente a pulire, così non ci dà troppo fastidio, ma tanto poi lì andrò con i pigmenti e quindi poi sicuramente tutto verrà, diciamo, un po' mischiato, ok? Adesso qui dentro per esempio, voilà, come se avesse un po' i zoccoli piantati all'interno della, diciamo, proprio del pavimento, anche perché così dà una sorta di peso in più alla miniatura, che deve sembrare un gigante di pietra che sicuramente pesando potrebbe rompere addirittura da quanto è imponente il pavimento. Allora, una cosa che potrebbe essere carina potrebbe essere quella di fare i denti, anche se mi verrebbe da dire che essendo di pietra forse si potrebbe evitare, però viene carino, quindi perché no? Andiamo a fare un pochino questa cosa qua, un po' di luci bianche sui denti, che dopo andiamo a sfumare magari con un contrast per gli scheletri. Ecco, magari non tutto, così sembra comunque di pietra, però qualcosa come se fosse animato è carino, no? Dà un po' più di tridimensionalità. E poi c'è un'altra cosa, quindi tutta questa parte qui è una preparazione sostanzialmente alla miniatura, al finale della miniatura. C'è una cosa che vorrei fare con il gunmetal, che è proprio la parte di metallo solamente dei polsi, che sono delle catene, e dopo le faremo di ruggine con il rust, quindi dei particolari, insomma, levo via un po' di acqua qua, dei particolari, diciamo, alla pietra, che ravvivano un pochino la miniatura, altrimenti è tutta quanta di pietra e non ci sono dei punti dove l'occhio può trovare spazio per andare in giro a guardare, quindi questo è importante, no? Allora, una cosa interessante qui è che invece di fare il metallo con la lavatura nera, che a quel punto ci darà praticamente un effetto metallico proprio normale, facciamo solo la parte metallica plain, così, senza ombre e nulla, e ci sbattiamo sopra il rust della ruggine.
a quel punto avremo un effettone ruggine. Sicuramente lui non è uno che ha le catene pulite, perché magari la pietra, o meglio la statua, era lì da chissà quanti millenni o secoli, almeno secoli, e quindi giustamente. Allora, qui ci siamo, dall'altra parte stessa cosa. Questi sono particolari semplici da fare, basta stare attenti a non sporcare insomma la statua, ma tra le altre è argento, quindi anche si lava via facile, non si vede poi, quindi se avete il problema di dover lavare, subito acqua, ripassate il pennello sopra e andate a diluire al volo il pigmento metallico, però vedete si vede poco, è che serve come base per la ruggine, altrimenti non è credibile poi. Ok, e un pochino, ve lo dico sempre questo durante i tutorial miei, cercate di far muovere l'occhio quando guardate la miniatura, cioè è bello che la miniatura sia tutta di pietra, ma siccome è tutta pietra e tutta energia verde, alla fin fine l'occhio rimane un po' rapito a caso, ok? Invece in questo caso, in questo modo, avete qualcosina su cui mandare l'occhio e lavorare. Nel frattempo vedete che la gemma si è solidificata, guardate che si è sporcato per esempio qui, allora qui lavate con l'acqua e avete fatto anche una lavatura con il marrone che schifo non fa perché è sporco, no? Sarebbe intanto, dalle altre, sarebbe anche da, volendo, ricoprire completamente di streaking grime e andare a pulirlo dopo, perché verrebbe fuori con delle sfumature eccezionali marroni che andrebbero a rovinare la pietra, no? Però secondo me ci sta a questo punto. Questa è una miniatura che dovete usare abbastanza velocemente per HeroQuest, secondo me, così com'è, con queste luci verdi ci sta, perché altrimenti potreste fare di nuovo le ombre nere o le ombre marroni, ce n'è tanta di roba che si può fare. Potreste fare per esempio tutti quanti diciamo i suoi, vedete, le zanne, diciamo, le potreste fare realistiche e quindi bianche con le sfumature, le potreste fare nere, un po' più, diciamo, demoniache, però la realtà è che gli zoccoli per esempio li potreste fare appunto neri, però se fate questo uscite un po' dal personaggio del gargoyle, no? Questo non è più un warlock, ma l'abbiamo trasformato in una statua animata e quindi sostanzialmente prima era una statua. Dobbiamo riuscire a far muovere l'occhio nonostante questo, e il modo migliore sono questi particolari come la gemma, le spalle e i polsi, secondo me, ovviamente, perché poi mentre sto facendo asciugare questo vi faccio ripassare i colori per la gemma. Il primo colore è un Brigadine Brown, che se guardate è il primo anche della Triad. Il secondo, che è il secondo della Triad però dei rossi, è il Wyvern Fury, quindi non ho preso il primo ma il secondo. Il Dragon Red, che sarebbe il terzo, quindi va subito dopo al Wyvern, ok? Questa è proprio una Triad. E poi ho preso praticamente il Pure Red, che però scavalca di uno la Triade. Quindi sono andato a fare degli scalini, perché tanto l'avrei mescolati eventualmente. Il Burning Ore, che sarebbe in realtà l'Orange, e sotto addirittura il Flickering Flame, che è quasi un giallo, diciamo, anche se le ultime sfumature non le ho portate al giallo, è un giallo come vedete quasi arancione chiaro, se vogliamo, un arancione quasi chiaro, no? Ok, allora fatto questo io direi che ci siamo più o meno, aspettiamo che si asciughi bene il pavimento così che possiamo, scusate il fuoco, andare a fare il pavimento. Poi diamo una spruzzata, prima adesso mettiamo il rust, diamo una spruzzata a tutto con il Varnish Monitorum, che quindi ci aiuta ad avere praticamente una protezione al colore, e dopodiché gli andiamo giù pesantemente di gloss sulla gemma per dare questo spunto di vetro su tutta l'armatura, no? Su tutta... È chiaro che è tutto molto interpretato, perché volendo dovrebbe tutto essere per l'appunto pietra, ok? Adesso vado a prendermi vediamo se posso usare un Heavy Lies. Questo è molto lungo come pennello, però può essere utile per mettere diciamo il
la nostra ruggine, perché effettivamente controllo bene la punta e vado a essere comunque preciso perché ho tanta punta, no? Quindi vado a metterlo sopra la catena, sopra a tutto quanto il polso, e lascio che faccia il suo effetto quando secca. Ok, ne mettiamo abbondante, mettiamola proprio abbondante. Scusatemi, mi fastidio alla gola. Ecco qua, direi che già qui si sta asciugando. Io qui lavo il pennello, fra una cosa e un passaggio e l'altro lavo sempre, perché il rust, ovviamente ve l'ho già detto, ma i nuovi, diciamo, che lo vedono per la prima volta rimarranno stupiti per l'effetto, ma non sanno che secca molto velocemente, no? Siccome secca veloce è pericolosotto per il pennello, perché lo rovina, e quindi siccome non voglio rovinare il pennello, basta semplicemente lavarlo con l'acqua, perché è ad acqua il colore, e in questo modo asciugate poi il pennello, ovviamente, perché altrimenti va a levarsi il colore, proprio diluisce tanto con l'acqua, ok, lasciamo anche qui che faccia il suo effetto. Ecco, già qui vedete, una cosa che mi piace è che la ruggine ovviamente ha tutte sfumature che vanno dal marrone all'arancione e vanno a riprendere il colore della gemma. Non metto altri colori quindi che vadano a scaldare la miniatura, ho tutti i colori freddi e utilizzo solo questa tonalità di marroni, arancioni e rossi che si riprendono nella gemma centrale, che diventa proprio protagonista, vedete, della miniatura. Poi ovviamente faremo una grandissima basetta che ci permetterà di incorniciarlo per bene, ma basta, dopodiché abbiamo fatto la statua. A volte, vi dico la verità, c'era Michelangelo che a 18 anni diceva che l'opera era già all'interno del blocco di marmo ed era sufficiente cambiare, o meglio rimuovere tutto quello che ci stava intorno, e questo è verissimo. Pensate alla maturità che aveva a 18 anni per capire una cosa del genere. Molte volte nell'arte più si leva, più si ottiene qualcosa di pulito e di bello. Quindi alla fine, quando voi la vedete fatta e finita sul tabellone di gioco, pulita, che si vede che è bella e tutto, tanto è per gioco, quindi già così siamo a livello parade sicuramente, non quindi livello parata e non livello proprio gioco e basta, no? Avete fatto già una miniatura di tutto rispetto e va benissimo per il gioco. Se invece volete fare di ogni miniatura un'opera d'arte, ovviamente dovete darvi da fare a livelli molto più alti. Parlo di Angelo Di Chello, il miniaturista, la Elisa di Pitart, eccetera eccetera, tutti questi ragazzi che insomma conoscete bene dal canale, dalle interviste, gente che dipinge in maniera magistrale ogni miniatura, e alla fine avete un HeroQuest con delle miniature eccezionali una di seguito all'altra. Ma vi assicuro che anche a questo livello qua, quando giocate, è veramente spassoso vedere le miniature dipinte in questo modo, non completamente tirate via, ma insomma tranquille, no? Tranquille. Adesso io aspetterei semplicemente che si asciughi tutto. Vedete che già la ruggine sta facendo il suo effetto, sta diventando più arancione. Se volete potete fare un dry brush con l'effect della ruggine col tappo verde dell'Army Painter, per esempio, che è fantastico, e quello funziona anche molto bene, no? Ci sono tanti modi per fare la ruggine. Il modo più veloce ve l'ho fatto vedere con il rust, è dargli questo colpo, no? Addirittura poi sopra potreste dare dei colpettini di nuovo di metallo
per poter far vedere che lui probabilmente combattendo va a colpire oppure tocca i muri, sbatte dappertutto perché è molto aggressivo, e quindi praticamente le catene vanno a pulirsi in alcuni parti che saranno quelli più sporgenti, no? E quindi si può fare. Comunque guardate già così che bell'effetto che va a creare il polso rispetto anche al resto della miniatura, no? E vedete anche che la gemma pur da vicino ha il suo perché, no? Con questo blending è andata proprio bene, no? Allora, ci vediamo fra un attimo quando è tutto bello asciutto, compreso il pavimento. Ragazzi, ci siamo, si è asciugato, adesso dobbiamo fare qualche accorgimento di dry brush. Andiamo a fare praticamente la basetta, che deve essere un po' simile in questo caso al diciamo corridoio di HeroQuest. Prendo un pennello piatto, in questo caso che è un Heavy Lies AX, e vado a fare praticamente la prima stesura del grigio, che può essere anche un po' abbondante, però insomma se lasciate un po' di marrone sotto fa un po' l'effetto pietra terrosa, cosa che ci piace perché poi andremo a mettere comunque anche dei pigmenti che faranno diventare molto più realistico il fondale, e tra le altre li metterò anche lungo i piedi della statua. Cercherò insomma di inserirla il più possibile all'interno di questa basetta del paesaggio, e quindi di fatto abbiamo poi una miniatura molto più realistica, no? Ecco qui, guardate, qui è andato addirittura del marrone che posso andare a trattare con il grigio, perché così dipende lo zoccolo praticamente. Ecco qua, andiamo a mettere anche dietro questa cosa. Questa potete stenderla tranquilla, non occorre che sia completamente proprio asciutto il pennello, tanto poi il pennello piatto fa il suo mestiere, e in questo caso come vedete è ovvio che ci interessa avere un fondale grigio, no? Grigio con un po' di marrone che rimane sotto, e quindi per ora va bene così. Adesso non asciugo il pennello perché sto facendo comunque un dry brush, anche se il pennello è abbastanza nuovo, piatto, e non voglio rovinarlo, quindi vado soprattutto da un lato e ci metto il grigio un po' più chiaro. Vediamo un pochino se viene fuori, perché questo qui è sempre lo uso sempre per il dry brush e chiaramente fa sempre un po' di colore secco intorno. Avete visto, ho levato dalla carta praticamente la parte intorno e ce la siamo cavata subito, no? E qui comincio a fare il dry brush più, diciamo, grigio chiaro. Qui andate leggeri, non occorre avere il pennello completamente asciutto, così vi lascia un po' più di pigmento, però mi raccomando, cercate di andare leggeri in modo tale che scusatemi, mi sono distratto un secondo, diciamo non copre tutto, no? Ecco qua, sotto può anche rimanere un po' più scuro sotto di lui perché c'è l'ombra di fatto. E adesso diciamo che anche qui sulla parte, diciamo, di basetta potremo mettere leggermente un po' di bianco, giusto per dargli quella botta di pietra veramente chiara, e proprio metto pochissimo, lo mescolo con quello che ho già e vado a fare un po' i bordi, le parti più alte. Vi ricordate che all'inizio avevo fatto praticamente i sassi con il rotolo, quindi qui ci sono dei ciotolati, vedete che magari riprendete in questo modo come se fossero proprio sassi, no? Ed ecco qui che avete fatto già un inizio di basetta, che poi andremo a completare con i vari pigmenti e tutto il resto. Tra le altre vedete che nonostante abbia fatto praticamente le stesse basi di colorazione pietra, la statua è molto diversa dal pavimento, no? E quindi sostanzialmente abbiamo già imbastito la basetta. Adesso diciamo che un'altra cosa che ci può servire è fare un leggerissimo dry brush con un plate mail metal, che è della Warpaints nuovo. I colori metallici della Warpaints nuovi sono belli, quindi se vi capita provateli perché danno soddisfazione. E qui andiamo a fare leggermente un dry brush per tirare fuori praticamente le parti più sporgenti dei polsi e quindi delle catene che ha praticamente ai polsi. Quindi qui
cercate di asciugare abbastanza il pennello e di andare veramente leggeri, e guardate, leggeri leggeri, ok? E voilà, poco più di questo. E voilà, io direi di non fare più di così per dare proprio questo effetto catena, vedete, e basta, senza troppo esagerare, è a posto così. Adesso niente, mi asciugo la tavoletta del dry brush perché c'ha qualche colore che è rimasto in più, quindi vado a levarmeli con il panno e basta semplicemente che andate a strofinare in questo modo, il colore si sparge e avete praticamente già asciugato tutto, no? Vi buttate via questo e prendete un altro pezzo di carta e ci vediamo subito dopo questa pausetta per finire con i pigmenti, le lavature e soprattutto un colpo di spray che adesso do col Monitorum per poi fare il vernish gloss sulla gemma che finalmente diventerà color vetro e avrà un suo, diciamo, senso finito e compiuto. A tra poco. Bene, adesso allora ho messo lo spray, sta ancora leggermente asciugando, è carino perché il Monitorum rende quasi un po' satinata la miniatura e gli dà quel, diciamo, tocco che a me dà l'idea che sia praticamente conclusa la miniatura, no? Il Monitorum Vernish è questo che vedete qui, Allora, mi raccomando, 30 cm, quindi questa distanza, anche di più, questa distanza, piccoli colpi e girate, massimo 2 per lato, non esagerate con questo perché diventa un candito, quindi occhio, e nonostante sia un satinante, insomma, alla fin fine. Adesso prendete il gloss vernish, io sto usando quello di Army Painter, vedete che questo è praticamente quello che ci serve per fare la nostra gemma di praticamente vetro, quindi vado a mettervi a fuoco, eccola qua, e guardate, a parte che adesso mi è andato tutto il gloss sulla parte del collo del pennello, ma adesso viene giù pian pianino, ed ecco che lasciando andare proprio il pennello nei recessi, lui va proprio a fare l'effetto vetro che volevamo. A questo punto, come vedete, l'unica cosa che deve essere appunto così lucida è lei. Adesso quando seccherà rimarrà così e quindi avrete praticamente una gemma eccezionale in centro e avete questa botta di colore caldo che attirerà l'occhio in quel punto lì e renderà la miniatura bella, diciamo, movimentata. L'altra parte di calore è questa che vedete delle catene, che come vedete è venuta bene, comunque sembra proprio arrugginita, e direi, ragazzi, che bene o male è praticamente finita. Adesso diamo gli ultimi colpi di diciamo, potremmo usare per esempio questo pigmento che è un pigmento della AK rossiccio, e poi vediamo, qui ho lo streaking grime, quindi vado a prendere, diciamo, il pigmento un po' più chiaro che è, diciamo, quello che può simulare la polvere, ok? A tra poco. Per i pigmenti, che in questo caso non userò con un fissante ma userò proprio come se fossero polvere, tenendoli polvere, ci serve un pennello di questo genere, non è troppo grande, quindi è un dry small, ok? Andate a prendere il pigmento, lo intingete il pennello dentro la polvere e sbattete il pennello ai due lati, in modo tale che la polvere se ne vada un pochino, e andate a iniziare a mettere la polvere in giro per la miniatura. Andate a prendere pure gli zoccoli, quindi la parte sotto i piedi, vedete la parte la coda, tutte le parti che vanno a sporcarsi col terreno, e un pochino anche la parte sotto delle, diciamo, gambe o zampe, come volete chiamarle, e la parte qua del vestito sotto la cintura. E voilà, quando avete praticamente spanto per bene il vostro pigmento, andate a dargli una soffiata
molto forte, un colpo solo, così vi resta praticamente completamente sporca. E diciamo che ci possiamo già fermare qua. Se avanza qualcosina, potremmo andare a metterla leggermente sulle spalle, sulle le catene, in modo tale che sembrino, vedete, un po' impolverate, non esagerate in questo caso, poca roba, per esempio la parte esterna qui delle ali. Andate insomma a sporcare un pochino, diciamo, la vostra miniatura come vi piace a voi. E adesso prendete invece il pigmento un po' più scuro, occhio che questo picchia forte perché è veramente scuro, e sbattete bene il pennello così ne tenete poco, partite da sotto la miniatura in questo modo perché qui c'è più ombra, no? E cercate di stare nelle parti interne. Ovviamente prendete la miniatura stessa che avrà un pochino di immersione all'interno della sua cornice, e questo è quello che fa secondo me delle miniature, la loro bellezza è quando si inseriscono all'interno della cornice che è la basetta. Per me la basetta è veramente un punto importante della miniatura. Guardate come si sta già proprio mettendo dentro, no? a questa lui è molto acceso di pietra, ma tutta la parte sotto è molto impolverata, no? Adesso quando diciamo è già asciutto, adesso ovviamente metterò tipo un Agrax, quindi vado a fare un'ultima lavatura. Bisogna stare un po' attenti perché l'Agrax andrà a mescolarsi con i pigmenti, quindi bisogna stare veramente attenti quando andiamo a mettere la lavatura. L'Agrax è l'Earthshade, è diciamo un marrone molto scuro che può andare a fare le ombre finali, ok? Prendetevi un pennello che abbia una buona, diciamo, lunghezza come questo. Io sto usando in questo momento l'Evil Eyes numero 6, che è lo Spare, che dà praticamente questa, allora, guardate, vado all'interno, vado a dipingere gli zoccoli interni. È chiaro che l'Agrax in questo caso va a leggermente va a bagnare praticamente il nostro oggi non mi vengono le parole, scusatemi, il nostro pigmento, e quindi si va un po' a mescolare. Fate attenzione a questa cosa perché man mano che si mescola sul pennello, se toccate la miniatura a questo punto la dipingete proprio col pigmento, quindi occhio a questa cosa. E nel frattempo questo è, lasciate asciugare, e una volta che è asciugato vedete un pochino se magari andare a fare delle macchie in giro, e lasciate che vada così. Adesso diciamo che bene o male è finita, diciamo, la miniatura. Mi prendo un bel pezzo di carta e vado a preparare, diciamo, quello che mi serve per andare ad asciugare tutta la miniatura e la basetta soprattutto, perché devo ancora dare il nero. Per dare il nero sulla basetta, ragazzi, io utilizzo i pennelli piatti, mi piace molto perché è veloce il colore da stendere, è facile, quindi praticamente mi prendo il mio matte, in questo caso matte black della Army Painter, vado a mescolarlo leggermente come sempre. Sentite che i nuovi Wall Paints hanno dentro già la loro sfera di acciaio, e vado a prendermi la wet palette per sicurezza, dove stenderò il colore. Guardate rispetto a ieri come si è, diciamo, spanto il colore. Voi non lo vedete in telecamera, ve lo faccio vedere allora, eccolo qua. Però insomma va bene, e andiamo a mettere un po' di matte sulla wet palette, eccolo qua. A questo punto lo prendo col piatto del pennello e vado a dare la cornice, il nero alla cornice. Per dare il nero alla cornice cambio proprio il holder e uso quello della Red Grass. In questo caso cambio anche questo e metto quello più piccolino classico, in modo tale che la miniatura sia ben inserita all'interno. Vado a stringere in modo tale che rimanga attaccata. Qui lo faccio perché il bordo mi rimane esterno, vedete, e allora vado semplicemente a dare colpi di nero così, e posso girare con l'indice
e lasciare che il pennello resti su quell'altezza, in questo modo qua. E vedete che in un attimo vado a dipingermi la cornice della miniatura. E voilà. Scusate se resto un po' in silenzio, ma questa è la parte dove non bisogna sporcare nulla, e allora vado a stare un po' attento. Di solito quando si parla si rischia di fare più casino. Ecco qua. E vedete che la miniatura ha il suo senso, no? Adesso è staccata dalla basetta e ha la sua cornice nera che ha il suo perché. Vado a dare un po' più di nero qui, perché secondo me qui, esatto, vedo che ce n'è poco. Voilà. Ok ragazzi, diciamo che la miniatura è abbastanza riuscita. Vediamo se riesco a farvela vedere. Ok, perfetto. Vado un po' più vicino, vediamo se mi dà un minimo di... Magari levo la wet palette, ripeto, la wet palette spesso mi impalla un pochino la telecamera, infatti vedi che ora viene più a fuoco. Vedete, la gemma è venuta fuori proprio bella, lucida. Potete anche, se volete, insistere di più ancora, nel senso che dopo un po' potete ripassarci sopra con un'altra mano di gloss e viene fuori, no? Il pavimento è tutto bello rovinato, adesso ci metteremo del sangue, qualcosa. La miniatura appunto ha il suo. Adesso direi che quello che possiamo fare come finale proprio è appunto utilizzare qualche effect, e io utilizzerei in questo caso il diciamo sangue coagulato e sangue fresco della Green Stuff. Questi, mi raccomando, se avete bisogno, ricordatevi che tutti i prodotti della Green Stuff ho la possibilità di darvi un link che vi dà un ulteriore 10% di sconto, quindi se avete bisogno di qualcosa me lo chiedete, vi linko nei commenti tutto quello che mi chiedete, cliccate su quel link e lo mettete direttamente nel carrello. A quel punto avete guadagnato il 10%. Dunque io direi di andare a fare appunto un lavoro con il piatto del pennello. Nel frattempo lì è crollato tutto, ma ho lasciato perdere, è come se non fosse successo. Allora andiamo a prendere un pennello piatto tipo il base L della Citadel, che vedete è svettato ed è comodo perché gli date i colpi praticamente con lo stuzzicadente dalla parte opposta per fargli dare appunto quegli schizzi che servono, no? Però non sto trovando lo stuzzicadente, quindi vado a recuperarlo e torno. Allora, stuzzicadenti e cotton fioc non devono mai mancare sul tavolo di un modellista che si rispetti. Allora vediamo un pochino di prendere questo sangue rappreso, che si è giustamente rappreso anche all'interno della bottiglietta, quindi andiamo a rompere, diciamo, guardate che roba, sembra proprio vero, cioè questo qui è impressionante, perché sembra proprio, per quello lo uso, mi dà proprio l'impressione che sia vero, questo è proprio pazzesco. Allora ci siamo, adesso andiamo a schizzarlo qua. Allora l'altra cosa che devo fare è, esatto, vedete che sta venendo fuori, sulle mani e sotto di lui, perché suppongo che abbia scannato qualcuno sotto, capito? Quindi non scusatemi, non troppo sopra ma sotto. Adesso che ho messo praticamente questo, vado a lavare, mi asciugo lo stuzzicadente, lavo il pennello, asciugo bene il pennello e mi metto anche un pochino di sangue fresco, perché questo è quello rappreso, no?
Quello fresco mi serve per dare un po' di differenza e ovviamente do la parvenza che ci sia stato praticamente un combattimento da poco che ha praticamente lasciato lui con appunto il sangue dell'avversario addosso. E devo dire che l'effetto mostruoso funziona. Ok, adesso andiamo a vedere il risultato finale. Il risultato finale, laviamoci il nostro pennello, cerchiamo di lavare anche in giro perché sembra veramente che mi sia scannato un dito guardando qua, poi la gente che passa dal laboratorio si spaventa. Allora, guardiamo un pochino la miniatura e cerchiamo di capire se è andata come volevamo. Ora, vedete che sotto gli schizzi lo hanno veramente colpito e in questo caso sembra proprio che lui abbia scannato qualcuno con le mani, visto che ha parecchio sangue sulle mani anche e sulla bocca, ok? Direi che adesso veramente fa il suo buon effetto. A questo punto, ragazzi, la miniatura è finita e alla prossima puntata, che sarà il giorno dopo stesso, vi farò vedere la showreel. Naviganti nel hobby, vi ringrazio di essere rimasti con me questa oretta che effettivamente inizia e finisce tutta la miniatura. Ringrazio tantissimo MGPX per la miniatura, è veramente bella, la useremo sicuramente sul nostro tavolo 3D di HeroQuest Café e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao! We could be the warriors.